Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Indovinate un po', è arrivato il momento anche quest'anno di inaugurare ufficialmente la mia serie natalizia 15 Days of Christmas, perciò sigla! Ed eccoci qui nel primo appuntamento di questa serie che, come si evince dal nome, sarà composta da 15 video a tema che vi terranno compagnia a partire da oggi fino al 23 di dicembre, quindi l'antivigilia di Natale, con una media di 4 video alla settimana, lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Mi raccomando, segnatevelo in modo da non perderne nessuno. Anche quest'anno ho cercato di toccare un po' tutti gli argomenti natalizi, dall'impacchettamento creativo, i biglietti di auguri fatti a mano, ornamenti per l'albero, decorazioni per la casa, la tavola di Natale e ovviamente idee regalo e qualche piccolo giveaway qui e là. Perciò se non vi siete ancora iscritti al mio canale direi che è il momento perfetto per farlo, in modo da non perdere davvero nessuno degli appuntamenti di questa serie. Come primo progetto ho pensato di partire alla grande, letteralmente, e fra poco capirete perché, con un calendario dell'avvento. È una tradizione che da qualche anno mi sta piacendo tantissimo. Se non avete bene idea di che cosa sto parlando, il calendario dell'avvento è una sorta di countdown al Natale con un regalino da aprire ogni giorno dal 1 di dicembre fino al 24. Sul mercato ne potete acquistare di già pronti un po' di tutti i generi, con i giocattoli, con della cioccolata, ce ne sono di bellissimi legati al mondo beauty e ne stanno venendo fuori sempre di più anche con altre categorie di prodotti. A me però piace l'idea di crearne uno fatto a mano perché mi permette proprio di personalizzare fino in fondo i regalini contenuti all'interno. Vi dicevo che sono partita alla grande letteralmente perché il mio calendario dell'avvento di quest'anno è talmente gigante che non so neanche se entrerà tutto nell'inquadratura e infatti non ci entra. Eccolo qua, signore e signori, il mio mastodontico calendario dell'avvento per il 2018. Ho pensato di aumentarne le dimensioni perché così posso inserire all'interno dei regali anche leggermente più voluminosi. Non fatevi però ingannare dalle dimensioni perché si tratta in realtà di un progetto semplicissimo da realizzare alla portata di tutti. Se quest'idea vi piace, io vi invito a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno per questo progetto. Una base in legno delle giuste dimensioni. La mia misura 60 x 100 cm. Potete acquistare facilmente il legno e farvelo tagliare nei negozi di fai da te. Dei sacchetti in carta, io ho preso i miei online, della colla a caldo, il cartamodello con i numeri dei giorni che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, delle mollettine in legno, le mie erano comprese nel set con i sacchetti di carta, della colla, delle forbici e delle decorazioni a tema, ma sono opzionali. Dopo aver scaricato il cartamodello con i numeri dal mio blog ed averlo stampato su cartoncino bianco, procediamo a ritagliarlo. Perfetto, adesso incolliamo i numeri sui sacchettini in carta. È il momento di inserire i regali che abbiamo scelto all'interno dei sacchetti. Dopodiché richiudiamoli usando le mollette in legno. E disponiamoli sulla base in modo da individuare la giusta distanza alla quale incollarli.
soddisfatti della disposizione, incolliamo le mollette in legno sulla base utilizzando la colla a caldo, proprio come vedete. Per finire, se volete, potete aggiungere delle decorazioni pinzandole direttamente con le mollette che tengono chiusi i sacchetti in questo modo. E voilà, il progetto è finito! Ed ecco qui il vostro calendario dell'avvento personalizzato pronto per essere consegnato. Ovviamente non vi resta che inserire all'interno dei pensierini ad hoc. Non è necessario spendere delle grandissime cifre, potete inserire nei sacchettini per esempio delle caramelle, dei cioccolatini, dei biscotti, oppure se lo creerete per i vostri bambini dei giocattolini, delle figurine, perché no anche dei buoni con delle attività da condividere, ed è secondo me un'ottima idea per grandi e piccini. Ciò che conta però non è tanto il contenuto quanto, secondo me, trasformare il momento dell'apertura in un momento da condividere in famiglia proprio in attesa del Natale. Come sempre io spero che questo progetto vi sia piaciuto, se così è non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se proverete a realizzarlo mi raccomando taggatemi nelle immagini dei vostri risultati su uno qualsiasi dei miei social network, trovate tutti i link nella info box proprio qui sotto il video. Vi ricordo anche che sul blog troverete altre immagini del calendario finito con la lista dei materiali necessari e eventuali link per acquistarli online. Ovviamente il link al mio post dedicato è di nuovo nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i che comparirà qui sopra la mia testa. Per oggi non c'è altro, io e il signor calendario gigante vi salutiamo, un bacio gigante e noi ci vediamo domenica per il secondo appuntamento della serie. Ciao!